Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Nel video di oggi vi mostrerò un prodotto top della ditta Podofo, il Podofo A3660, dispositivo Android Auto CarPlay wireless con degli accessori unici, come le dashcam anteriori e posteriori proprietarie e il suo controller proprietario, una cosa abbastanza rara e comoda, direi, soprattutto per chi ha maxi enduro, moto crossover o moto diciamo comode. Su una moto dual o una moto specialistica non ce lo vedrei tanto una dashcam davanti o una dashcam dietro, per due motivi: fango e pietre. Vi dureranno veramente poco secondo me. Però la ditta Podofo, che è leader nella produzione di questi dispositivi, ha degli altri modelli senza dashcam e controller che costano meno, quindi ci si può fare un pensiero. Tra qualche minuto vedrete l'unboxing, così ve lo mostrerò bene con la luce giusta, perché qui è quello che è, diciamo. È un 6.25 pollici IPS, ha una risoluzione di 720x1560, si vede benissimo, sembra uno smartphone di fascia alta, per darvi un'idea. Nulla a che vedere con i 5 pollici economici di AliExpress che ho avuto anch'io. Qua siamo a un livello totalmente superiore. È certificato IP67, quindi polvere, acqua e leggere immersioni. Ha una temperatura di esercizio che va dai -20 ai più 65 gradi, quindi Africa o Polo Nord ci dovreste rientrare, a meno che non andate in Siberia, allora lì ragazzi miei vi ci vuole un rugged per forza. È dual Bluetooth come tutti i dispositivi Android Auto CarPlay, quindi interfono e telefono allo stesso tempo connessi, che lavorano insieme. Poi ha due funzioni che mi sono piaciute tantissimo: l'autoluminosità, che è precisissima, e la modalità rain, ovvero quando piove, a chi non è capitato con il telefono o con un dispositivo navigatore, che le gocce d'acqua vi attivano il touch, vi fanno un casino, vi spostano il cursore, dovete stare lì a risistemarlo. Questa modalità limita quasi totalmente questo problema, quindi complimenti Podofo per la funzione. E con il controller potrete rispondere alle telefonate, menu principale e visualizzare le videocamere. Non so cosa possa servire, però potete vedere le videocamere con un tasto. Tutto qui. Quindi procediamo con l'unboxing. La prima cosa che troverete aprendo la confezione è il manuale delle istruzioni, poi il dispositivo con il cablaggio in stile Matrix, perché tutti questi accessori ovviamente richiedono cavi. Su una moto dual un cablaggio così è diciamo scomodo, però con un passacavi risolvete il problema. Su maxi enduro o crossover andate tranquilli. 4 connettori: front CH1, quindi è la dashcam anteriore, rear CH2 è la dashcam posteriore, power l'alimentazione e l'ultimo il controller, perché questo dispositivo ha la possibilità di utilizzare un controller suo. Ma guardate che schermo, le dimensioni giuste per qualsiasi moto, da una moto sportiva a una moto da adventure, veramente scelta top. 6.25 pollici che sviluppano in orizzontale, perché quello che avevo prima io, il 7 pollici, sviluppava tanto anche in altezza, quindi era una tavoletta comoda per guidare in piedi su una moto dual, però su una moto naked era veramente una cosa oscena secondo me. Andando sotto troviamo il cablaggio e, cosa non scontata, tutti gli attrezzi per poter montare il dispositivo, chiavi eccetera. Questo è il controller, guardate che carino, molto molto bello. Ha il tasto home, il tasto rispondi alla telefonata o apri menu telefonate e il tasto videocamera per passare alle videocamere. L'alimentazione, questa è interessante perché vi farò vedere cavo negativo nero, cavo positivo rosso e il cavo giallo è per il sottochiave. Ha la possibilità di utilizzare il sottochiave. Proseguiamo con la front CH1, quindi la dashcam anteriore, molto semplice, con un biadesivo da poter montare sul parafango o sul cruscotto, non lo so dove che la volete montare, una vite da stringere per regolare l'inclinazione e il connettore
Proseguendo, la dashcam posteriore che è uguale a quella anteriore, non cambia assolutamente niente. Eccola qui, uguale, il adesivo traforato poi, figo. E ultimo accessorio, l'adattatore per il manubrio, fissaggio a vite, quindi bello solido e non si allenta sicuramente, regolazione dell'inclinazione, diversi spessori per questi qua, sono degli spessori che si levano e si mettono in base al vostro manubrio, da 22 fino a 28 mm, misure universali, e dopo tutti gli attrezzi per poter montare, senza che vi tiro fuori chiavi, chiavette, tutto il necessario, diciamo. Ok ragazzi, procediamo all'accensione. Eccolo qui, in tutto il suo splendore. Allora, questa è l'interfaccia principale con il tasto home, tasto luminosità che può essere cambiata da automatica a manuale, ma lasciate l'automatica perché funziona benissimo. Il tasto audio Bluetooth per configurare l'interfono e il telefono, videocamere anteriore e posteriore, le due dashcam. Poi abbiamo CarPlay, Android Auto, video Wi-Fi, uscita audio, playback e impostazioni. Impostazioni comuni, luminosità, pulsante ausiliario, cancella, modalità touch, che vi dicevo c'è la modalità Rain, acqua piovana che la chiama qua, la traduzione blanda come sempre, modalità generale, però in automatico è impostato su modalità Rain, quindi lasciatela così perché sicuramente andrà meglio della modalità generale. Fotocamera, si può cambiare la risoluzione da 720 pixel a 1080 pixel, perché essendo una dashcam, se montate la micro SD nel dispositivo Android Auto, registrerà sempre a quella risoluzione impostata, cancellando ogni volta quando è piena la memory card, come una dashcam o una videocamera di sorveglianza, è lo stesso principio. Sistema, lingua, ora, informazione, archiviazione, formato, ripristino, software, eccetera eccetera. Ok, andiamo a vedere Android Auto. L'apertura è rapida, Osmand, guida libera, lo zoom come in tutti i dispositivi Android Auto è un dito alla volta, quindi più e meno, e non è pinch to zoom perché il touchscreen funziona con il single touch. Altre applicazioni, abbiamo lettore musicale, Google Maps, vedete com'è veloce e soprattutto che risoluzione ha, non so se rende dal video ma ha una risoluzione incredibile, si vede super nitido come su un telefono, non sembra neanche un dispositivo Android Auto. Messaggi, Messenger, il meteo, Meteo Radar, Osmand, podcast, promemoria, telefono, Telegram, Waze, impostazioni rapide, lavoro, casa, ultima destinazione, cerca, eccetera eccetera. Poi ci sta il menu impostazioni di Android Auto, notifiche, modalità avvio, sfondo, giorno, notte, layout e tante altre informazioni. E un'altra cosa molto interessante è che per collegare l'interfono al dispositivo non dovete fare cose macchinose come nei vecchi dispositivi CarPlay. Qui una volta che l'interfono è collegato al telefono, in automatico il dispositivo farà tutto lui. Se apriamo il lettore, play, l'audio che sentite viene dalle cuffie dell'interfono. Infatti, ulteriore riscontro ce l'avete qui, quando uscite, su uscita audio, lui ti dice semplicemente utilizzare il telefono cellulare per collegare l'auricolare Bluetooth. C'è un disegno che il telefono con i Bluetooth va all'interfono e il dispositivo in Wi-Fi rimanda il segnale all'interfono. Un cerchio perfetto. Spero che non si spenga durante la marcia perché non è collegato alla batteria della moto ma a una batteria mobile, una batteria che utilizzo per fare questi video. Si è disconnesso, zitti.
Ciao!